Ciao ragazzi, bentornati su Wikos. Oggi non sarò John Mira, oggi sarò John Toretto per uno speciale molto fast ma tanto furious. Ragazzi, oggi voglio raccontarvi una storia. Tanto tempo fa, in una strada lontana lontana, in quel di Los Angeles, c'era un piccolo film, un progetto che univa il poliziesco, un po' scoppiazzato da Point Break, alle gare clandestine automobilistiche. Un bel film nel 2001. Perché iniziare in questo modo lo speciale di Wikos? Perché quello che ha fatto Fast and Furious è far nascere un nuovo universo cinematografico. La Fast Saga. Quanti chilometri sono passati da quella bellissima pellicola del 2001, ragazzi? 44 soltanto nel finale del 6. Sì, ragazzi, perché la Fast Family ci ha reso tutti partecipi di una grande saga. E oggi guardiamo perché, i motivi di questo grande evento cinematografico. Intanto ragazzi, un paio di cose sulla saga in generale. Il primo film aveva un budget abbastanza contenuto e ha avuto validi incassi. Il secondo e il terzo introducono alcuni personaggi che poi troveremo nel quarto capitolo, Fast and Furious. Ma il film che ha dato una spinta in più alla saga è stato questo, Fast and Furious 5. In originale Fast 5. È qui che la Fast Saga inizia ad espandersi, diventa molto più spettacolare, più esagerata, ma soprattutto la famiglia inizia ad allargarsi. È questo il concetto che Vin Diesel come produttore vuole mettere in ogni film, la famiglia. Noi siamo tutti parte di una grande famiglia, il pubblico, i personaggi del film, siamo tutti uniti. Questo è uno dei punti che vende continuamente la saga. Questa è una delle furbizie di questa lunga saga. Renderci tutti partecipi. Pensiamo un attimo al cinema degli ultimi 20 anni. Hanno tutti un qualcosa in più del lato umano, superpoteri, robot come amici, un lato fantasy, magia, eccetera eccetera. Invece Fast and Furious sono persone normali, sono gli eroi del popolo, è per questo che la saga funziona. Lo spettatore medio empatizza di più con Toretto e la sua famiglia. Non hanno nessun tipo di potere, costume particolare, niente di tutto questo. Capiamo soltanto che sono persone normali che distruggono la forza di gravità. Loro possono balzare da un ponte all'altro, come si è visto in Fast and Furious 6. Dopo un bellissimo quinto capitolo, infatti, che aveva messo la marcia in più e andava sparato, il sesto capitolo però fa ancora una cosa in più, fare il balzo, far chiudere l'occhio allo spettatore riguardo l'essere attaccati a realismo. Fa niente se una macchina non può saltare da un ponte all'altro o se Dominic Toretto addirittura non può prendere la sua amata in volo. Non fa niente, hanno tutto questo, va bene, loro sono persone normali che fanno cose straordinarie e questa cosa piace sempre al pubblico. Loro vivono nel nostro mondo, arrivano dalle strade che anche noi viviamo tutti i giorni. Certo, qui c'è una cosa ironica da sottolineare. Dominic e la sua famiglia sono passati da rubare lettori DVD a salvare il mondo 4-5 volte. Sì, siamo da quelle parti a livello di produttore. Diesel ci tiene tantissimo a coinvolgere il pubblico, lo vuole rendere partecipe con l'avventura e inoltre è un film onesto Fast and Furious. Quello che vedi nel trailer ti verrà dato nel film. Perché parlo anche di Vin Diesel come produttore? Perché man mano dal quarto film è diventato sempre più potente nel gestire questa cosa, sapeva che quella era la direzione giusta e guardando gli incassi nessuno l'ha più fermato. Altra cosa importante dei personaggi di Fast and Furious, sto parlando dei buoni, della famiglia di Dominic, loro fanno sempre la cosa giusta. Pure questo al pubblico piace. Questo per quanto riguarda i personaggi, ma a livello tecnico anche, la saga si è evoluta, è diventata sempre più esagerata. Come dicevo, si fanno dei piccoli furti all'inizio della saga, poi si vanno a rubare delle automobili su un treno in corsa, si trascina una cassaforte nel centro di Rio, si salta da un ponte all'altro e addio forza di gravità, si butta giù un aereo, poi un sottomarino, si salta da un palazzo all'altro con l'automobile. Tutto questo a noi piace, diverte e va bene. Ma soprattutto grazie alla resa tecnica del film che ce lo fa sembrare quasi vero. La saga inoltre negli ultimi anni si è salvata grazie all'autoironia, sì, perché Roman a volte fa dei monologhi, soprattutto in Fast and Furious 9, dove sottolinea che ormai loro sono miracolati, loro possono l'impossibile. Parliamoci chiaro, Fast and Furious è diventato esageratissimo. Però si è evoluto nel modo giusto secondo me, non si è fatta schiacciare da altri prodotti quando uscivano questi film, saghe sempre più gigantesche. Loro sono andati avanti, sono evoluti nel tempo, questa cosa è dovuta all'intelligenza che c'è dietro.
in tutti gli ambiti del film. Marketing, produzione, attori, scelte registiche, tutto va nella stessa direzione. Farti divertire, intrattenere. E infatti, come detto prima, è una saga onesta. Se la saga è andata avanti dal 2001 a oggi, ci sono tantissimi motivi validi. Quanti siamo? 10, 11, 12 film nel 2025? Forse ci sarà la parola fine? Vediamo. Quindi ragazzi, io la saga la consiglio fortemente, secondo me è un gran fenomeno cinematografico che va analizzato e uno lo può vedere e rivedere perché ti diverte, ti piace. Io sono un fan, sì, sono uno spettatore che vede un sacco di film anche, e questa saga la consiglio fortemente. Sono John Toretto, conciato così solo per voi oggi, e ne vado fierissimo. Condividete il video, mettete like, seguiteci su tutti i social e alla prossima!